Buongiorno, mi trovo a Sarezzo oggi perché voglio fare un'escursione abbastanza semplice su al Monte Campanelle e poi scendere verso la ciclabile del Mella per ritornare alla macchina. Non vi dico niente di più, così il giro lo scopriremo insieme. Io vado perché stamattina fa freddissimo, c'è un'aria gelida, ci saranno meno 2 gradi, ma è come se ce ne fossero meno 10, quindi cammino perché sennò mi congelo. A dopo, ciao. Bella freschetta stamattina, Il sentiero prosegue in salita senza troppa pendenza su un bel letto di foglie che evitano parecchie scivolate per il terreno un po' umido. Ecco, alcuni segni del sentiero ci sono, però in alcuni punti sono coperti dalle foglie e quindi magari non si vedono. Mezz'ora sono riuscito a scaldarmi un pochettino e ho già tolto i guanti come primo step. Adesso proseguo, qua non c'è vento, quindi non fa freddo come prima. Qua sotto c'è tutta la strada che va a Gardone Valtrompia. Io ho lasciato la macchina qua sotto a Sarezzo, ho fatto praticamente un pezzo per così e poi ho cominciato a salire il versante della montagna in questa direzione. Allora, arrivato tra le due baite si prosegue salendo e poi bisogna tenere la direzione di quell'altra baita e si prosegue sempre diritti. Paletto e qua un altro. Arrivato da qui, praticamente dalle baite che vi dicevo prima, si sale diritti nel bosco, un po' zigzag, sentiero un po' così, nel senso che non è proprio segnato benissimo, però è intuibile. Si sale e si arriva qua. Allora, ci sono due cartelli con due possibilità: c'è un sentiero che va a destra e un sentiero che va a sinistra. Invece qui sopra, dove c'è il cartello Pizzo Cornacchia, c'è un altro sentiero che sale, che è quello che prendo io. Qui c'è un capanno e più su, dietro là, si vedono delle antenne ed è dove dovrei andare io. Vediamo un po' dove proseguo il sentiero qua. Arrivato alle antenne proseguo costeggiandole. C'è il sentiero comunque segnato con i bolli bianchi e rossi adesso. Altri ripetitori. Qua sotto tutta la Valtrompia, comunque l'inizio della Valtrompia. Io ho lasciato la macchina sotto, sono salito alla costa della montagna, sono fatto tutto il sentiero con le antenne che si è visto prima, sono salito e praticamente proseguo facendo sempre la zona alta ad anello per poi a un certo punto, più o meno quella zona là, scendere. Quindi un po' sentieri di montagna
e un po' ciclabile oggi. Eccomi qui, Monte Campanile, 1035 metri. Mi sa che nelle clip precedenti forse ho detto Monte Campanelle. Vabbè, adesso sapete che è Monte Campanile. Alla faccia della cascina. Wow, spettacolo. Una volta arrivato qua, adesso io alla destra della cascina, più o meno di qua, c'è un segnavia e lì devo scendere. La peppa che scoppi di fucile. Quindi cascina lì, adesso io vado qua. No, ma questa, cioè, che roba. Oggi, se non c'era quel velo che si vede qua, si vedevano benissimo gli Appennini, perché appena dietro si vede tutta la catena. Impressionante, da come c'è limpido oggi, spettacolo. Adesso da qua comincio un po' a scendere e poi ci sarà il bivio che mi porterà verso Villa Carcina. Alla faccia dei roccoli qua, sono delle case super lusso. Qui io vado a sinistra, adesso mi dirigo a Sella d'Oca e poi lì prenderò il sentiero che comincia a scendere. Bel posto, tranquillo, un sacco di baite, case, ville, perché ci sono anche delle ville, roccoli, anche se sono stati risistemati bene, che non sono più neanche dei roccoli, tanto che sono belli. Allora, arrivato a Sella d'Oca, quei cartelli qua non mi piacciono neanche un po'. Qua c'è il sentiero chiuso, mi sa. Vediamo un po'. Praticamente sarei dovuto scendere da qua, ma sul cartello c'è scritto che ci sono stati dei smottamenti, quindi il sentiero non è praticabile. Mi tocca andare giù di qua e mi si allunga un sacco il percorso, perché qua c'è la strada ma la devo allungare. Mannaggia a me. C'era un'alternativa più indietro, però devo tornare indietro. E niente, adesso invece che scendere in quella direzione dovrò andare giù di qua e allungare un bel po' il giro, quindi mi devo muovere. Non ci voleva, perché è solo un piccolo tratto, ma quel tratto lì non è praticabile. Vabbè, stavolta l'alternativa c'è, ma è un'alternativa più lunga. Cioè no, ultimamente sono troppo sfortunato. È che lì non c'è scritto neanche la data sul cartello, quindi non so se è un cartello vecchio, però c'è ancora il nastro
quindi di sicuro non è stato sistemato il sentiero. E vabbè, pazienza, allungherò il giro, d'altronde non c'è alternativa. Se devo tornare indietro allungo ancora di più, perché il prossimo bivio per scendere dalla valle è molto più indietro. Vi faccio sapere dopo. Mi sto dirigendo in località Quarone, dove ho visto che sulla mappa c'è la possibilità poi di deviare e cominciare a scendere a fondovalle per prendere il sentiero a fondovalle, però mi si sta allungando un bel po'. Allora, sono le 11, se arrivo giù per mezzogiorno va anche bene, speriamo di non trovare complicazioni anche dopo. Allora, queste indicazioni, se si scende il 300 va giù ancora a fondovalle, però a me viene lunga. Adesso, visto che mi dà Zoadello ed è il punto dove in teoria non dovrebbe esserci problemi, perché i problemi di sentiero di prima sono da sopra appunto a Zoadello, poi da lì in poi non dovrebbero esserci problemi. Comunque alcune varianti posso cambiare durante il percorso. Segnato e segnato, mi dà 20 minuti, quindi ci ho dato dentro un attimino, l'ho allungata, ma non dovrei ritardare di più del solito. Sono arrivato addosso Zoadello. Allora, per capire chi magari vuole venire da queste parti, allora lì c'è il sentiero che avrei dovuto fare io per arrivare qua da sopra, che io prima ero là sopra, c'era un sentiero che scendeva, invece sono dovuto andare più in fondo, prendere un sentiero che scendeva un pezzettino, poi mezza costa arrivava da lì e sono arrivato fino qui. Praticamente scendendo da lì l'avrei accorciata, poi avrei dovuto fare il sentiero che prende, che va di qua, però adesso facendo così l'allungo di più perché l'ho già allungata prima. Quindi per far prima cosa faccio? Qui c'è un roccolo, un capanno, allora prendo questa che poi è tipo una mulattiera più veloce per scendere verso Villa Carcina. L'allungo un pochettino anche di qua, però almeno forse è più veloce, la tempistica si riduce. Quindi se qualcuno vuole fare il tratto, quindi da qua non si sale, lì ci sono anche lì cartelli con scritto divieto, però praticamente a Sella dell'Oca, sentiero Rinaldo Dall'Era. Sono quasi arrivato in paese. Il sentiero che avrei dovuto fare io praticamente faceva la mezza costa e poi scendeva poco qua sotto. Adesso io scenderò leggermente un po' più spostato di qua. Sono arrivato giù in paese e adesso ciclabile. Sono arrivato sulla ciclabile del Mella, da qua si vede bene il giro che ho fatto stamattina. Sono partito da là sopra, ho fatto quella sella là, poi sono salito dove ci sono i ripetitori, tutta la cresta. Sono proseguito ancora, più in là si vede la casa mega gigante di stamattina, poi sono proseguito ancora. Sarei dovuto scendere per un sentiero che veniva giù per così, invece sono dovuto proseguire, scendere un po' e tornare indietro. Poi alla sella avrei fatto quella costa dalla montagna e ridiscendere ancora, invece ho preso una strada che scendeva dalla parte della valle di lì. Però un bel giro. E adesso ciclabile. Sono arrivato alla macchina, il giro è finito, ho lasciato la macchina stamattina nel parcheggio grande che c'è in località Gelée e proprio qua dietro, qui così, c'è il sentiero che comincia e ho fatto tutto il giro dietro, ho cominciato a salire, bla bla bla, e tutto il giro che avete visto. A parte l'inconveniente del sentiero chiuso, però alla fine l'alternativa è stata facile, il sentiero
era fattibile, nel senso che non avendo pianificato bene quella parte di sentiero l'ho fatto senza problemi. Tutto il giro non ha difficoltà, un bel giro tranquillo, ve lo consiglio. Anche il tratto di ciclabile del Mella interessante. Noi ci vediamo al prossimo video, ciao.